È la vigilia di Inter-Bologna, ma sono anche ore particolarmente calde per l'affare Joao Cancelo. La prima partita del nuovo anno nerazzurro arriva in un clima di grande attesa, con la squadra di Chivu che vuole sicuramente riportarsi al primo posto in classifica dopo il momentaneo sorpasso del Milan di ieri sera, ma con l'attenzione che è molto rivolta al mercato, perché l'Inter ha individuato in Joao Cancelo il rinforzo effettivo per la corsia di destra. È lui il nome scelto per la corsia di destra, con l'obiettivo di portarlo a Milano per un breve periodo di 6 mesi e quindi colmare quella che è di fatto l'assenza di Dumfries. Di lui ha parlato anche Christian Chivu nella conferenza stampa, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ma c'è un ostacolo importante ed è la volontà del giocatore, che potrebbe andare a complicare di fatto l'operazione. E allora, di tutte le novità che riguardano questa trattativa per Joao Cancelo, ma anche di tutto quello che è stato detto nella conferenza stampa della vigilia da parte di Christian Chivu, parleremo in questo nuovo contenuto. Amiche e amici nerazzurri, ben ritrovati e soprattutto buon anno, un nuovo anno nerazzurro, quindi mi auguro che sia partito nel migliore dei modi. Sicuramente si è chiuso bene con l'Inter in vetta alla classifica di Serie A, e speriamo che sia un anno pieno di soddisfazioni anche per Passione Inter. Quindi vi invito e vi ricordo sempre di continuare a supportare il progetto Passione Inter, un like a questo contenuto, l'iscrizione al canale e poi la grande famiglia del club di Passione Inter con tantissimi interisti da tutto il mondo. Partiamo da quello che è il tema caldo di mercato, da quello che è il tema caldo di questi giorni e di queste ore, e quindi proprio da Joao Cancelo, perché si è parlato di lui anche nella conferenza stampa della vigilia, con una domanda immancabile ovviamente sul giocatore, e Chivu che ha, diciamo, dribblato la questione. Vi riporto subito quelle che sono state le parole del mister, che ha risposto così alla domanda su Cancelo: io preferisco parlare dei miei giocatori, vorrei parlare di Luis Enrique, visto che non mi chiedete di lui da tanto, di Diouf, di Darmian, di Dumfries. Sono un allenatore che guarda la realtà dei fatti, i giocatori che ha a disposizione, amo questo gruppo, questi giocatori sono al livello dell'Inter e preferirei parlare di loro. È una risposta che non stupisce, visto che proprio le ultime parole di Chivu sul mercato erano state simili a queste, nel senso che aveva detto che preferisce non parlare di quelli che sono altri giocatori, perché non è, diciamo così, un segno di rispetto nei confronti dei propri, e quindi anche l'altra volta aveva dribblato di nuovo la domanda sul mercato. In questo caso specifico il nome è chiaro, perché l'abbiamo detto, l'Inter ha scelto Cancelo, sembra aver scelto Cancelo per la corsia di destra, e quindi è normale che il focus sia su di lui, con anche diciamo la sensazione che allo stesso Chivu piaccia il giocatore, non solo alla dirigenza. Ma appunto è un Chivu che preferisce non sbilanciarsi, preferisce non parlare, anzi sottolinea il fatto che ultimamente forse l'attenzione su Luis Enrique si è un po' abbassata rispetto all'inizio, perché ormai è il titolare di fatto su quella fascia, in assenza di Dumfries e ancora in assenza magari di un nuovo innesto, quindi non c'è più quella sorta di curiosità da parte di molti che c'era prima. In ogni conferenza stampa veniva chiesto a Chivu di Luis Enrique quando non era in campo. Adesso che lo stiamo vedendo sicuramente le dinamiche sono cambiate, ma appunto lui ha detto: voglio parlare di lui, voglio parlare anche di Diouf, voglio parlare di Darmian, che ha anche sottolineato rientrerà a breve, e tra poco vi darò anche gli aggiornamenti sul fronte infortuni. Dumfries che rivedremo con ogni probabilità nel mese di marzo, e quindi lui dice: voglio guardare a quella che è la mia rosa a disposizione. Chivu può dribblare la domanda quanto vuole, ma di fatto, insomma, noi sappiamo che l'interesse dell'Inter è forte su Cancelo, e come vi dicevo prima, l'unico ostacolo è veramente la volontà del giocatore. Vi faccio un piccolo riassunto della situazione e di quelle che sono anche le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano sul fronte Cancelo. Inter e Al sono nel pieno della trattativa per il giocatore, con l'Inter che vuole assolutamente cogliere l'occasione di avere un giocatore già pronto per sostituire Dumfries, e già pronto per la Serie A, un giocatore che conosce già la Serie A, un giocatore sicuramente di esperienza, con 31 anni, insomma, ne sappiamo che va per i 32, quindi sicuramente è un giocatore di esperienza. In questo momento manca appunto il sì del portoghese, con la società Inter che spera di averlo
al più presto possibile in realtà, perché urge di fatto avere al più presto insomma un elemento, un innesto sulla corsia di destra con Luis Enrique che sta dando dei buoni segnali, ma che forse ancora non ha convinto al 100% e quindi l'intenzione è di portare un giocatore pronto a Milano, una scelta che onestamente condivido perché inizialmente si era detto bisognerà capire quale sarà l'intenzione dell'Inter, se andare a cercare un giocatore magari anche futuribile, un giocatore diciamo sul lungo periodo e da quella che è la mossa Cancelo mi sembra che l'intenzione sia totalmente quella di portare un giocatore già pronto con un contratto semestrale, quindi un contratto di 6 mesi veramente soltanto per andare a coprire un buco momentaneo, poi bisognerà vedere se sarà un buco momentaneo con il futuro di Dumfries che è sul tavolo, sicuramente con la clausola che può essere insomma esercitata dai club per eventualmente acquistarlo e quindi bisognerà capire poi quale sarà il futuro di Dumfries, ma ci atteniamo al presente. Il presente è che l'Inter ha bisogno sicuramente di andare ad intervenire su quella corsia per coprire un problema momentaneo e diciamo che appunto il nome per farlo è quello di Cancelo che insomma, si sta lavorando per portarlo al più presto a Milano. Con l'Al-Hilal che ovviamente si è mostrato disponibile dal primo momento per una cessione, l'agente Jorge Mendes che è andato a contattare un po' i vari club tra Inter, Juventus, Barcellona per provare a piazzare il giocatore che ha rotto di fatto con il club arabo, ha rotto di fatto con Simone Inzaghi ed è stato messo fuori rosa, quindi questo sicuramente incide parecchio e l'Al-Hilal si è mostrato anche molto disponibile ad andare incontro a quelle che sono di fatto le richieste dell'Inter, perché l'ostacolo grande di Cancelo, l'ostacolo grande che riguarda lui è sicuramente l'ingaggio, un ingaggio da 15 milioni, ma l'Al-Hilal appunto è disponibile a pagarne gran parte dell'ingaggio con l'Inter che andrebbe a mettere soltanto 3 milioni netti dei 15 di ingaggio e quindi una buona percentuale sulle spalle dell'Al-Hilal per un contratto semestrale, quindi servirebbe veramente soltanto per 6 mesi all'Inter. Ieri abbiamo pubblicato un contenuto nel quale abbiamo sottolineato il fatto che è vero che è una cifra abbastanza bassa insomma per un breve periodo, è anche vero che se viene rapportata diciamo all'anno intero in realtà Cancelo potrebbe essere tra i più pagati perché ci sono giocatori dell'Inter che annualmente prendono uno stipendio da 6 milioni, Cancelo per 6 mesi ne prende 3, quindi se lo andiamo a rapportare in realtà sarebbe il quarto addirittura giocatore più pagato della rosa dell'Inter, potrebbe potenzialmente diventare il quarto giocatore più pagato della rosa dell'Inter, quindi sicuramente questo va sottolineato, ma a livello di affare, di operazione, per quello che serve all'Inter in questo momento, la cifra insomma può andare più che bene, la situazione è quella che è, il giocatore è già pronto e quindi credo che sia uno dei profili più adatti a livello di caratteristiche, l'abbiamo detto, non è un Dumfries, ma può dare sicuramente un ottimo contributo, può portare la sua esperienza e anche delle caratteristiche che in realtà possono mancare diciamo all'Inter. Abbiamo parlato e stiamo parlando spesso del dribbling di Cancelo, anche della forza a livello difensivo che può essere un altro aspetto importante e quindi sicuramente a livello di caratteristiche è vero non è un Dumfries, però è un giocatore pronto ed è quello che serve all'Inter, un giocatore già pronto, impacchettato per giocare titolare. Il grande ostacolo, l'ho detto prima, è la sua volontà, perché il Barcellona non ha ancora di fatto affondato, come sta cercando di fare l'Inter, con tutti i problemi legati al fair play finanziario, ma ci sono contatti tra l'agente del giocatore e la società, buonissimi contatti tra insomma agente e società, ma in realtà le intenzioni del Barcellona sono quelle di andare ad intervenire anche in altri reparti, quindi bisognerà capire di fatto poi come vorrà muoversi il club. L'impressione è che se il Barcellona dovesse dare l'ok per Cancelo, il giocatore insomma sia più improntato a dirigersi verso la Spagna dove ha avuto una parentesi sicuramente felice. È una cosa che ho visto che sta facendo innervosire parecchio i tifosi dell'Inter perché si sentono un po' una seconda scelta, un po' un ripiego. Ricordiamoci ragazzi, lo diceva anche ieri giustamente Lorenzo in live, all'Inter sarebbe una parentesi momentanea di 6 mesi per un giocatore che ha già 31 anni, al Barcellona magari potrebbe avere diciamo delle prospettive diverse in base a quello che gli potrebbe essere offerto dal club, quindi bisogna mettere sul piatto anche questo tipo di aspetti.
Sicuramente può preoccupare il malcontento magari di un giocatore che già caratterialmente ha dimostrato di essere un po' frizzantino se vogliamo, perché se non dovesse arrivare il sì del Barcellona e dovesse venire all'Inter, qualcuno potrebbe pensare che, potrebbero mancare le motivazioni. Io non credo che sia così, penso che comunque Cancelo possa essere attratto anche dall'idea Inter, ma che sul piatto in questo momento il Barcellona per diversi motivi possa leggermente, pesare un po' di più. Però insomma, mi auguro che l'Inter possa affondare e mi auguro che il giocatore possa nel caso essere felice di farsi questa breve parentesi in nerazzurro, che può aiutare di certo ad indirizzare la stagione in una certa maniera, in un certo modo. Di mercato si è parlato anche sul discorso in uscita, perché è stato chiesto a Chivu di De Vrij e di Frattesi. De Vrij che in realtà entra nella trattativa per Cancelo, perché il club saudita è interessata a 2 difensori dell'Inter, Acerbi e De Vrij, che potrebbero ricongiungersi con Simone Inzaghi e diciamo anche appunto essere degli elementi chiave per sbloccare chissà la trattativa Cancelo. In realtà in questo momento il club saudita ha un po' le mani legate, l'Al-Hilal ha un po' le mani legate, perché anche Inzaghi l'ha detto in conferenza stampa: abbiamo 9 giocatori stranieri, ha detto il mister, e purtroppo potremmo iscriverne soltanto 8. Quindi stiamo facendo delle valutazioni con la società e tra pochi giorni saprete tutto. Quindi insomma l'impressione è che ci sia la volontà di muoversi per questi giocatori. In questo momento non ci sono gli spazi, ma se dovessero, ecco, esserci magari dei movimenti in uscita, Acerbi e De Vrij sono sicuramente dei giocatori che interessano all'Al-Hilal. Bisogna capire poi quale sarà anche l'intenzione dei giocatori stessi. Da quello che sappiamo Acerbi sarebbe più disposto a lasciare l'Inter a fine anno che non nel mese di gennaio, però bisogna anche capire come andrà, perché l'Inter potrebbe ottenere anche appunto un indennizzo da parte del club saudita per l'eventuale cessione a gennaio di uno dei 2 giocatori in scadenza, lo ricordiamo, nel 2026. Quindi bisognerà capire un po' come si incastreranno le varie cose. Di De Vrij appunto ha parlato anche mister Chivu in conferenza stampa, di lui e di Frattesi nello specifico. Si stanno, diciamo così, anche alimentando le voci su Frattesi con un derby di Istanbul, che insomma sia il Galatasaray che il Fenerbahce sembrano interessati al giocatore. L'Inter ha fissato il prezzo, non si va sotto i 30 milioni, si vorrebbe evitare insomma di cederlo a delle rivali in Serie A, quindi questa è la situazione Frattesi, che ha sicuramente mostrato un po' più il malcontento rispetto a magari un De Vrij. E appunto di loro ha parlato Chivu dicendo: mi fido della loro professionalità, lo vedo quando ci si allena e quando sono chiamati in causa. Sono 2 che hanno fatto un po' di meno rispetto agli altri, sia per cause fisiche, nello specifico qui ha menzionato Frattesi, e anche un po' per scelte diverse. Ad esempio la scelta di Akanji e Bissek al centro della difesa, ha detto mister Chivu, ma so chi è Stefan e quello che può dare alla squadra, quindi avrà spazio anche lui, così come Davide. Poi queste ovviamente sono anche parole, diciamo così, vogliamo dire di circostanza da parte del mister? Probabilmente sì, ma è vero anche che appunto sono talmente tante partite, già a gennaio sarà un mese ricco di partite, che possibilmente avremo modo di vedere tutti, sempre in base a quello che sarà appunto il mercato anche in uscita. Volevo segnalarvi anche un altro paio di cose dalla conferenza stampa di mister Chivu, perché mi ha fatto molto, diciamo così, sorridere quando ha parlato del contesto delle frecciatine, delle polemiche che vengono fatte sempre e solo sull'Inter. Lui dice: mi diverto molto a vedere quello che nasce dalle polemiche che non esistono. Mi diverto molto quando vedo che si parla di troppe cose che non hanno a che fare con la realtà. Mi diverto perché non mi pesano e anzi mi fanno focussare, sappiamo che è un termine molto utilizzato da Chivu, di più su quello che è il mio dovere. Gli è stata fatta anche una domanda relativa al discorso scudetto, chi è la favorita, e Chivu ha risposto che ci sono 5 squadre in questo momento in pochi punti, ed è un dato di fatto, e che per lui tutte possono ambire insomma ad arrivare fino in fondo. L'Inter cercherà di arrivare fino in fondo partendo in questo nuovo anno dalla sfida contro il Bologna, quindi provando un po' ad ovattarsi, a mettersi una bolla attorno a sé per quelli che sono i discorsi di mercato, e appunto cercare di portare a casa la prima vittoria dell'anno, con una buona notizia
per Chivu, che è il recupero di Francesco Acerbi, ma che con ogni probabilità siederà in panchina. Nel terzetto difensivo dovremmo vedere Bissek, Bastoni come braccetti con Akanji, che prenderà il posto di Acerbi al centro della difesa. Un ballottaggio in mediana tra Zielinski, che sta facendo molto bene, sta diciamo così, avendo, come abbiamo detto più volte, una nuova linfa sotto la guida di mister Chivu, in ballottaggio appunto con Mkhitaryan insieme a Barella e Çalhanoğlu. Sulle fasce ne abbiamo parlato prima, Luis Enrique dovrebbe essere confermato a destra, ormai di fatto è lui il titolare in assenza di Dumfries e in assenza ancora di entrate, diciamo, di innesti su quella corsia, con Di Marco dall'altra parte. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Lautaro Martinez-Thuram, con un aggiornamento su Bonni, perché sta diciamo cercando di rientrare il prima possibile e l'obiettivo è la trasferta al Tardini contro il Parma. Fronte infortuni chiudo anche con Darmian, lo ha accennato Chivu in conferenza stampa, sta cercando di rientrare il prima possibile, potrebbe addirittura rivedersi con il Napoli, quindi insomma nel mese di gennaio teoricamente Chivu pian piano dovrebbe recuperare poi tutti i giocatori indisponibili, al di là di Dumfries, che sappiamo bene insomma essere al centro di una situazione diversa. Di tutto quello che, scusatemi, mi è andata via la voce proprio alla fine, di tutto quello che riguarderà Inter Bologna continueremo a parlare ovviamente nella live di oggi alle 19:30 qui sui canali di Passione Inter. Continueremo a parlare ovviamente anche di mercato e di tutti gli aggiornamenti relativi a Cancelo, perché le ore passano e ogni ora arrivano aggiornamenti diversi, quindi vi aspetto qui anche alle 19:30 per riparlare di tutto questo insieme qui su Passione Inter. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.